Ciao a tutti e benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Tutti i dettagli di questa vicenda sono nel nostro video. Non dimenticate di iscrivervi e di condividere per non perdere nessun aggiornamento. Grazie di cuore. Nelle ultime ore, il nome di Özge Yağız è tornato prepotentemente al centro del gossip per via della sua vita privata, spesso commentata e discussa dai fan e dalla stampa. L'attrice, amatissima per la sensibilità che porta in scena e per il suo carisma, ha sorpreso tutti con parole intense, dette con la voce rotta di chi ha vissuto, sentito, sperato. Per la prima volta, ha parlato apertamente del suo legame con Gökberk Demirci, commentando quella storia che tanti avevano visto nascere tra lucidi set e passi incerti dietro le quinte. Di fronte ai microfoni, con un'emozione che non è riuscita a nascondere, Özge ha sussurrato: «Mi sono pentita di aver iniziato quella relazione con Gökberk». Un'ammissione che ha gelato il corridoio affollato di telecamere e fotografi, lasciando tutti senza parole. È successo dopo un evento mondano in città, quando i giornalisti hanno rivolto la domanda che in molti attendevano da mesi. Özge è rimasta un attimo immobile, ha ispirato a fondo, poi ha lasciato che la sua verità scivolasse fuori, senza filtri. A volte fai una scelta con il cuore, e solo dopo capisci quanto ti consuma. In questo percorso ho imparato molto. Forse ho riposto la mia fiducia oltre misura. Parole che hanno riecheggiato nell'aria, come una confessione intima arrivata troppo tardi eppure necessaria. Per chi conosceva la storia, era impossibile non leggere in quelle frasi un riferimento diretto a Gökberk Demirci, un tempo presenza costante al suo fianco. Tutto era iniziato su un set. Due sguardi che si cercavano tra ciacche e pause caffè, la complicità naturale di chi si capisce al volo, quella leggerezza che all'inizio somiglia a una promessa. I due erano stati avvistati mano nella mano, i paparazzi li avevano immortalati in momenti di quotidianità semplice, e i fan si erano accesi di entusiasmo. Sembrava una favola raccontata in tempo reale, una di quelle storie che la gente ama seguire perché sa di sogno e normalità insieme. Ma la distanza, la frenesia del lavoro, i silenzi che si allungano tra un progetto e l'altro, piano piano qualcosa si è raffreddato. La loro relazione si è sfilacciata in modo quasi impercettibile, e quando si è spezzata del tutto, è accaduto nel modo più silenzioso. Nessuna dichiarazione, nessuna spiegazione, solo un vuoto lasciato all'interpretazione di chi osservava da fuori. Da allora, Özge non aveva più voluto parlare. La sua scelta era stata il silenzio. Oggi, invece, ha deciso di aprire il suo cuore. Con gli occhi lucidi, ha aggiunto, capita di perdere con le persone che ami. Io ho amato tantissimo, ma non ho sentito di ricevere lo stesso in cambio. Se torno indietro, avrei voluto capire prima. Forse pentimento non è la parola giusta, eppure, sì, per me quella storia non è stata un bene. Non c'era rabbia nel suo tono, solo la resa dolce amara di chi ha fatto pace con ciò che è stato. Le sue frasi hanno il sapore di un addio ripensato 1000 volte, di una maturità conquistata a fatica. Nel giro di pochi minuti, le sue parole sono diventate virali. Sui social si è scatenata un'ondata di solidarietà, migliaia di messaggi, alcuni lunghi come lettere, altri stringati e taglienti come un respiro, tutti per dirle siamo con te. Qualcuno ha scritto: se fai soffrire una donna come Özge, la perdi per sempre. Un altro commento, tra i più condivisi, recitava: nei suoi occhi c'era la verità, non servivano altre parole. La rete ha scelto di abbracciarla, trasformando la sua fragilità in un manifesto di forza. E mentre gli utenti si dividevano tra chi cercava colpe e chi preferiva il rispetto, la domanda su Gökberk Demirci si faceva più insistente. Lui, come reagirà? Al momento, Gökberk Demirci non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Nessun comunicato, nessuna frase rubata al volo, nessun post. Un silenzio che pesa e incuriosisce, alimentando dibattiti sulla possibilità di un nuovo incontro, magari in un futuro evento, o sul fatto che le loro strade siano davvero destinate a non incrociarsi più. Nei corridoi della stampa si sussurra di una serata di premiazioni in arrivo, dove entrambi potrebbero comparire. C'è chi giura che, se dovesse accadere, ogni sguardo verrebbe decifrato fotogramma per fotogramma. Dopo questo schianto emotivo, Özge ha scelto di rifugiarsi nel lavoro. Fonti vicine parlano di nuovi copioni, di riunioni fittissime, di una concentrazione totale che le permette di trasformare il dolore in qualcosa di utile, persino luminoso. È una scelta di coraggio, di disciplina. I suoi fan la sostengono senza riserve. In tanti dicono che è proprio in momenti così che si vede la qualità di una persona, la capacità di rialzarsi senza perdere gentilezza.
E a guardarla oggi, anche chi non la conosce di persona percepisce quella calma ritrovata, una calma composta che non cancella il passato, ma lo integra. Le parole pronunciate da Ozge hanno continuato a risuonare anche nei giorni successivi. Durante un'altra breve apparizione pubblica, a precisa domanda ha chiarito: agire col cuore non significa non avere consapevolezza, ma accettare che il cuore qualche volta si ferisce da solo. Io mi assumo quello che ho vissuto, e vado avanti. Una dichiarazione che conferma la sua scelta di non infliggere colpi bassi a nessuno, neppure a Gökberk. Di lui non ha voluto aggiungere altro, se non questo: vorrei che ci fosse rispetto. Le storie finiscono, ma non tutto va spiegato. Eppure, quel "mi sono pentita" resta il punto di svolta, la frase che ha spaccato le opinioni, che ha costretto il pubblico a guardare la loro storia con occhi nuovi. Il passato tra Ozge e Gökberk, nato nella cornice di un set, ha avuto l'andamento classico delle passioni che sbocciano sotto i riflettori. Si costruiscono con il ritmo serrato delle riprese, si alimentano di battute improvvisate e piccole intese, poi cercano ossigeno nella vita vera. Ma la vita vera pretende pazienza, richiede compromessi, e a volte non lascia scampo. Chi li ha visti insieme racconta di una coppia che rideva molto, capace di ritagliarsi momenti lontani dal rumore. Poi, col tempo, la trama si è fatta più confusa, impegni che non combaciano, progetti che complicano i calendari, parole rimandate, aspettative crescenti. E alla fine quel distacco lento, una porta che non sbatte mai ma che si chiude lo stesso. I social hanno amplificato la vicenda, come sempre accade. Sulle bacheche sono comparsi vecchi scatti, foto di momenti felici, didascalie che oggi sembrano messaggi in bottiglia. C'è chi ha letto nella presa di posizione di Ozge un atto liberatorio, il bisogno di nominare il dolore per ricominciare. C'è anche chi spera ancora in un confronto tra loro, magari lontano dai riflettori, per darsi reciprocamente ciò che non si erano mai detti davvero. Le speculazioni corrono, ma la realtà resta fragile e sfuggente, custodita dai diretti interessati. Molti si chiedono che cosa abbia fatto scattare la decisione di parlare proprio adesso. Forse un evento recente ha riaperto una ferita, forse un progetto in arrivo l'ha costretta a fare i conti con ciò che le pesa ancora. Forse semplicemente è arrivato il momento di raccontarsi con onestà. Difatti, nel suo discorso, Ozge non ha cercato giustificazioni esterne. Ho imparato che fidarsi non è un errore. Lo diventa quando ti cancelli per l'altro. Io non voglio più cancellarmi. È la frase che più ha fatto il giro del web, perché è un promemoria di dignità, un modo per rivendicare se stessa dopo aver amato senza misura. In attesa di capire se Gökberk romperà il silenzio, i media si interrogano. Ci sarà una replica? Un incontro imprevisto? O resterà tutto sospeso in questo equilibrio delicato? Alcuni osservatori pensano che l'attore preferisca non alimentare il clamore, altri immaginano un intervento pacato, rispettoso, capace di chiudere con eleganza. Fino a quel momento, l'assenza di parole è essa stessa una dichiarazione, un tempo che permette alle emozioni di posarsi. Intanto, sul fronte professionale, Ozge procede spedita. Si parla di un ruolo intenso, di quelli che le calzano a pennello, il tipo di personaggio che pretende verità. E forse è proprio attraverso il lavoro che potrà trasformare questa pagina in un nuovo capitolo, più consapevole, più suo. Chi le è vicino racconta che sul set ha ritrovato una leggerezza particolare, come se la concentrazione le regalasse ossigeno. Non è fuga, ma scelta, usare l'arte per decodificare ciò che non trova parole. C'è una scena di questa storia che rimarrà impressa. Quel momento in cui una domanda semplice ha aperto una crepa e, da lì, è uscita un'ondata di sincerità. Gli occhi che tremano, una pausa che dura un battito di troppo, poi la frase che cambia tutto. Non c'erano effetti speciali, non c'erano riflettori impostati per la commozione. C'era solo una donna che, davanti a chi la stava ascoltando, ha deciso di smettere di recitare. Paradossalmente, proprio lì, ha dimostrato l'attrice che è, perché per dire la verità ci vuole coraggio, e il coraggio sullo schermo vale quanto nella vita. Da questa rivelazione è nato un tam tam che ha percorso le redazioni e i profili social, generando discussioni infinite. C'è chi ha provato a leggere tra le righe, chi ha cercato indizi nei dettagli, chi ha riportato alla luce vecchie interviste per ricomporre il puzzle. Ma alla fine, la verità più solida è già stata detta: quella storia non mi ha fatto bene. È una frase semplice e definitiva, il tipo di frase che sposta il baricentro. Dopo, tutto si riassesta, le attese, i sogni, perfino i ricordi. E ora?
Ora c'è il lavoro, ci sono le scelte da fare, c'è un pubblico che non smette di sostenere. C'è la possibilità che il tempo renda meno affilati i contorni, che la nostalgia addolcisca, che la distanza metta ordine. Forse un giorno Osge e Gockberg si rivedranno davvero, non per riaccendere qualcosa, ma per salutarsi con quel rispetto che lei stessa ha invocato. O forse no, e resterà solo una storia importante, con il suo peso e la sua lezione. In ogni caso, da oggi in poi, quello che è stato non ha più il potere di definirla. Siamo arrivati alla fine del nostro video. Se vi è piaciuto, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate e condividete con chi ama seguire queste vicende con il cuore. Restate con noi per i prossimi aggiornamenti, la storia continua, ma adesso ha un nuovo ritmo. A presto da Stelle Turche Rivelate.